Molto bene. Allora, buongiorno a tutti di nuovo, io sono Gloria di EasyStaff, grazie a tutti per essere qui. Oggi siamo qui con i nostri amici di Eligo, un'azienda con cui abbiamo iniziato a collaborare e abbiamo deciso di organizzare questo webinar oggi per voi in quanto noi di EasyStaff, così come gli amici di Eligo, abbiamo delle soluzioni che dal nostro punto di vista possono essere molto molto interessanti per voi in ambito comunale, in quanto seppur soluzioni diverse hanno un obiettivo comune, ossia la digitalizzazione in ambito comunale con lo scopo di coinvolgere attivamente la cittadinanza. Allora, una slide, giusto un paio di secondi con i miei riferimenti. Io faccio parte appunto del team di EasyStaff e vi accompagnerò in questa prima parte del webinar presentandovi la nostra soluzione Easy Planning per la prenotazione di servizi. Avete in questa slide il mio numero di telefono e la mia mail, a cui mi potete naturalmente sempre contattare in caso di qualsiasi domanda o approfondimento. Come dicevo, affronteremo insieme questa prima parte del webinar e poi lascerò la parola alla collega Irene di Eligo che vi parlerà della loro soluzione. Prima di parlare della nostra soluzione, quindi di Easy Planning, è doveroso, secondo me, spendere qualche parola per presentare EasyStaff e quindi per presentare un po' l'azienda di cui faccio parte. Allora, EasyStaff nasce nell'anno 2007 come startup. Nell'anno 2013 c'è una svolta molto, molto importante per l'azienda perché viene acquisita dal gruppo Zucchetti. Il gruppo Zucchetti non ha bisogno di grandi presentazioni, l'avrete sicuramente sentito nominare. Si tratta della più grande software house italiana che ad oggi conta più di 10.000 dipendenti in tutto il mondo. Ci sono infatti anche delle divisioni a livello internazionale. Noi come EasyStaff abbiamo sede legale e operativa a Campoformido, quindi nella periferia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Facciamo parte di un gruppo grande come quello della Zucchetti, siamo tuttavia ancora una realtà relativamente piccola, contiamo infatti 14 dipendenti, dico ancora piccola perché stiamo crescendo giorno dopo giorno. Il team è un team giovane, infatti abbiamo una media di 32 anni. La nostra specializzazione è la Suite Easy Academy. Siamo chiaramente un'azienda di soluzioni IT, soluzioni che sono costruite soprattutto specialmente per le università, quindi facciamo dei software, delle soluzioni per la gestione, l'ottimizzazione e la pianificazione delle attività didattiche negli atenei. All'interno di questa suite troviamo una soluzione che è la soluzione Easy Planning, una soluzione per la prenotazione online di appuntamenti e la relativa gestione. Questa soluzione si è rivelata molto molto interessante e utile anche in ambito comunale. Infatti, già da prima, ma poi in particolare dal 2020, quindi l'anno della pandemia, c'è stata un'impennata, diciamo, nell'utilizzo di questa soluzione da parte di diverse realtà comunali. La soluzione si sta rivelando molto, molto valida e indispensabile per i nostri clienti comuni che la utilizzano ancora oggi, quindi anche ora che per fortuna, diciamo, questa fase emergenziale con più restrizioni è stata finalmente superata. Quindi per questo motivo abbiamo deciso di organizzare questo webinar e di presentarvi Easy Planning, insomma. Quindi ora direi che possiamo passare proprio alla presentazione del software, così da andare a capire quali vantaggi questa soluzione potrebbe portare anche a voi, anche ai vostri comuni. Allora, qual è l'obiettivo di Easy Planning? Easy Planning nasce con l'obiettivo di evitare code ed assembramenti in tutti i locali o comunque gli spazi del comune che richiedono dei servizi o comunque degli appuntamenti di persona.
Inoltre si vuole superare il vecchio concetto di appuntamento preso telefonicamente, che come ben saprete sicuramente fa comunque perdere del tempo agli operatori dei comuni che potrebbero impiegare quel tempo per altre attività. Il grande vantaggio di una soluzione del genere è la possibilità appunto di offrire ai cittadini un'interfaccia web facilmente utilizzabile dal quale poter andare ad inserire un appuntamento usufruendo di una vasta scelta rispetto a date ed orari appunto per il loro appuntamento. In questa schermata ho elencato alcuni esempi di applicazioni del nostro software Easy Planning. Si tratta proprio di casi reali, di casistiche che vengono gestite dai nostri clienti comuni ad oggi. Easy Planning è un software davvero molto flessibile e i campi di applicazione sono davvero molteplici, quindi ripeto, qua abbiamo solo alcuni esempi, però se avete magari in mente qualche casistica che vorreste gestire e non la leggete in questo elenco, magari poi ci sentiamo in separata sede e approfondiamo la cosa. Allora, il caso più classico sicuramente che si può gestire con Easy Planning è la prenotazione online di servizio a sportello, quindi la prenotazione di appuntamenti per tutti i vari uffici del comune. Primo fra tutti potrebbe essere, gestito da molti clienti, l'ufficio anagrafe, quindi il cittadino potrebbe prendere l'appuntamento per servizi quali il rinnovo della carta d'identità, richiesta stato di famiglia e così via. Molto utilizzato anche per la prenotazione del posto in aula studio, ad esempio, oppure in biblioteca comunale. Non solo, ma anche per la prenotazione di servizi comunque legati alla biblioteca, quindi magari inserimento online di un appuntamento per la restituzione di un libro preso in prestito, piuttosto che per la consultazione di periodici. Abbiamo poi la prenotazione per l'accesso nelle piscine comunali oppure ai musei. E queste due casistiche, tra le altre cose, vengono gestite dal Comune di Udine, grazie a Easy Planning, con molta soddisfazione anche posso dire. Prenotazione di appuntamenti con il sindaco oppure con gli assessori, in presenza o virtuali. Prima ho detto che l'obiettivo di Easy Planning è quello di evitare assembramenti all'interno dei locali. Easy Planning ci offre però anche la possibilità di gestire gli appuntamenti che vengono svolti virtualmente, quindi magari in una stanza virtuale e non necessariamente in presenza. Il nostro sistema si integra infatti con un sistema di videoconferenza e in fase di prenotazione noi siamo in grado di fornire al cittadino, quindi all'utente che prenota, assieme appunto alla sua conferma di prenotazione di appuntamento, un link per questa piattaforma virtuale, per questa stanza, al quale il cittadino si dovrà collegare il giorno dell'appuntamento all'orario prestabilito. Lo stesso link verrà messo a disposizione del sindaco piuttosto che dell'assessore, piuttosto che dell'impiegato comunale e entrambe appunto le persone si collegheranno a questa stanza virtuale e potranno andare a svolgere il loro appuntamento, quindi c'è anche questa possibilità. La gestione di questi appuntamenti virtuali sicuramente è stata molto molto gradita, molto utile in fase pandemica, però devo dire che viene ancora oggi utilizzata, insomma, perché non per tutti comunque i servizi a sportello è necessario, è indispensabile una presenza fisica, un appuntamento di persona. E infine prenotazione online di palazzetti e palestre. Quindi questi sono alcuni esempi, giusto per darvi alcuni spunti, però come dicevo i campi, le varie applicazioni sono molteplici. Come è composto Easy Planning? Allora, premessa, Easy Planning, abbiamo detto, è un sistema web, viene fornito in cloud, quindi il grande vantaggio è il seguente, non necessita di alcuna installazione su un server del comune, quindi su un server vostro. Il sistema si compone sostanzialmente di due sezioni. Abbiamo da un lato la sezione pubblica, ossia il portale che viene messo a disposizione dei cittadini. Si tratta di un portale responsive, ciò significa che il contenuto, che la pagina
si adatta molto facilmente, se data in maniera perfetta, alle dimensioni della schermata del dispositivo che si sta utilizzando. Quindi i cittadini possono utilizzare questo portale facilmente anche da mobile, quindi da cellulare. Questa sezione appunto è riservata al cittadino, solitamente è ad accesso libero, quindi è sufficiente inserire magari su una pagina del comune il link per accedervi. Eventualmente si può anche pensare ad un'autenticazione, magari per qualche casistica un po' più particolare. Da questo portale i cittadini possono appunto accedere e andare ad inserire delle nuove prenotazioni, dei nuovi appuntamenti per i servizi che desiderano. Inoltre dallo stesso portale possono eventualmente modificare oppure eliminare appuntamenti che hanno già inserito in un momento precedente. Seconda sezione di Easy Planning è la sezione privata, il back-end, quindi la sezione che è riservata ai gestori. Questa sezione naturalmente è accessibile unicamente con autenticazione. A seconda dei ruoli da questa sezione è possibile effettuare diverse operazioni, insomma. È possibile configurare il sistema, quindi andare a definire per quali servizi i cittadini potranno prenotare, con i relativi orari di apertura del comune, di erogazione dei servizi, di apertura dei vari sportelli e così via. È possibile chiaramente inserire poi anche delle chiusure occasionali, tutta una serie di varie configurazioni. È possibile inserire anche direttamente delle prenotazioni per gli utenti, quindi magari c'è un cittadino che vi telefona, si trova in difficoltà, perché magari è un cittadino di una certa età o per qualsiasi motivo, voi gestori da back-end potete andare facilmente con pochi clic andare ad inserire una prenotazione per il cittadino. Stessa cosa vale per l'eliminazione, eventualmente potete anche eliminare delle prenotazioni. Inoltre dal back-end è possibile gestire le code. Abbiamo infatti la possibilità di creare dei layout per monitor, quindi layout che voi andrete a proiettare in monitor che magari si trovano nelle vostre sale d'attesa e lo sportellista che cosa farà? All'orario della prenotazione con un semplice clic andrà a chiamare l'utente che dovrà entrare allo sportello e quindi i vostri cittadini che saranno nella sala d'attesa sapranno quando è arrivato il loro turno e quando potranno entrare nell'ufficio. Inoltre è possibile eventualmente anche controllare gli accessi. Easy Planning si integra infatti con un nostro sistema di controllo accessi che ci permette in fase di prenotazione da parte dell'utente di inviare all'utente un QR code che in sede di appuntamento verrà, sempre utilizzando un cellulare o un tablet, verrà fotografato, verrà scannerizzato e questo andrà automaticamente a cambiare, a modificare lo stato della prenotazione su Easy Planning e segnerà la prenotazione come evasa. Quindi questo ci permette di fare che cosa? Ci permette di dire al sistema che il cittadino non solo ha prenotato, ma si è poi anche effettivamente presentato all'appuntamento. Naturalmente questo poi cambio di stato della prenotazione è gestibile anche manualmente, quindi non è indispensabile il controllo degli accessi. Ora vi faccio vedere un po' l'interfaccia della sezione pubblica, quindi quella del portale che viene eventualmente messo a disposizione dei cittadini. Per farlo accedo ad un nostro ambiente di demo. Premetto innanzitutto che tutto è configurabile, quindi il logo chiaramente, la scritta e anche i colori sono configurabili, sono personalizzabili a seconda anche dei colori magari del vostro comune o delle vostre preferenze. Questo qui in sostanza, questa è la struttura del portale pubblico di prenotazione, quindi dicevo è un portale responsive, vedete che se io ora rimpicciolisco la mia pagina il contenuto si adatta alle dimensioni della pagina. E come si compone questo portale? Questo portale si compone di due sezioni, quindi la sezione finalizzata all'inserimento di una nuova prenotazione e questa seconda card finalizzata invece alla gestione di appuntamenti già inseriti.
Come deve fare il cittadino per prenotare? Molto semplice, cliccando su Nuova prenotazione inizia questa procedura guidata che si compone di 6 passi, quindi una procedura davvero molto, molto intuitiva per il cittadino e anche molto, molto rapida. Nel passo 1 viene chiesto al cittadino di scegliere il servizio e la sede per il suo appuntamento. In questo caso che cosa abbiamo fatto? Questa comunque è un'opzione. Abbiamo attivato anche questa select del raggruppamento di servizi. Qualora Easy Planning venisse utilizzato per molti servizi del comune, anziché avere una select dei servizi molto corposa, li possiamo raggruppare, quindi avere questo primo filtro qua. Io scelgo ad esempio il servizio anagrafe, e a questo punto nella seconda select mi verranno elencati tutti i vari servizi che naturalmente sono stati configurati dai gestori lato back-end per cui posso prenotare. Io ho bisogno di prenotare per il rilascio carta d'identità, seleziono. Vedete che è possibile inserire anche delle descrizioni o comunque delle indicazioni per i vari servizi. A questo punto, dopo aver scelto il servizio, scelgo la sede. Naturalmente, qualora la sede fosse unica, la select si autocompilerebbe. Io scelgo il mio comune di prova, area nord. Possiamo inserire l'indirizzo del comune e anche eventualmente la mappa di Google Maps. Clicco su avanti. Al passo 2 che cosa devo fare? Devo andare a scegliere la giornata per il mio appuntamento. Mi viene aperto questo calendarietto con in neretto tutte le varie giornate disponibili per il mio appuntamento, chiaramente sempre sulla base degli orari configurati dai gestori. Il calendario è navigabile, quindi posso andare avanti con i mesi. Attenzione che sono i gestori a dire per quanto vogliono aprire il calendario, quindi se il gestore configura un preavviso massimo di 7 giorni, noi vedremo il calendario aperto da oggi a 7 giorni, quindi non è necessariamente aperto anche per i mesi successivi. Qui in alto ho questa stringhetta molto interessante che mi indica subito qual è la prima disponibilità per il mio appuntamento, nel nostro caso mercoledì 6 luglio, quindi proprio oggi. Cliccando su prenota mi viene aperta la giornata in questione. Io ora però voglio prenotare per domani, quindi clicco sul 7. A questo punto siamo arrivati al passo 3 e dobbiamo fare che cosa? Abbiamo scelto il servizio, abbiamo scelto la sede, la giornata, dobbiamo andare a selezionare l'effettivo orario per la nostra prenotazione. Abbiamo tutti questi slot che sono le varie opzioni che abbiamo a disposizione. Gli slot in grigio scuro sono slot ancora disponibili, questi qua invece in grigio chiaro barrato sono slot già occupati e infatti non sono cliccabili. Anche da qui posso eventualmente navigare tra le varie giornate, magari se cambio idea. Qui in alto abbiamo sempre un riassunto di quanto abbiamo selezionato fino a questo momento, quindi abbiamo il servizio rilascio carta d'identità, la nostra sede, inoltre abbiamo un'indicazione rispetto alla durata dell'appuntamento, in questo caso di 30 minuti. Io voglio prenotare per le ore 17, quindi clicco su questo slot, arrivo al passo 4, è il momento di inserire i miei dati personali per appunto completare l'inserimento dell'appuntamento. Questo form è totalmente configurabile lato gestori, quindi voi stessi potete andare a dire per ogni singolo servizio di quali dati avete bisogno. Quindi potremo eventualmente anche aggiungere un campo note oppure il numero di telefono, vedete che abbiamo la possibilità di aggiungere questi menu a tendina, no, a scelta oppure delle spunte, qualsiasi cosa. Io ora inserisco i miei dati, così vediamo come si prosegue. Ok, il mio indirizzo mail, codice carta d'identità, adesso mettiamo naturalmente un dato test. Ok, tipo vecchia carta d'identità cartacea, ho compilato tutti i dati che mi vengono richiesti, clicco su avanti. Siamo quasi alla fine, il sistema mi propone un riepilogo di quanto ho selezionato e inserito, quindi qui in alto ho un riepilogo rispetto all'appuntamento, un riepilogo rispetto ai miei dati, il sistema mi indica che se non confermo entro 30 minuti
la mia prenotazione, questa sarà eliminata in maniera automatica. Quindi ho controllato, è tutto corretto, posso cliccare su conferma. Passo 6, la mia prenotazione è stata confermata, quindi adesso magari è durato qualche minuto in più perché ci siamo soffermati a spiegare i vari passaggi, però veramente è molto 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 rapido e avete visto sicuramente anche intuitivo l'inserimento dell'appuntamento. Il sistema mi fornisce un codice univoco della mia prenotazione, mi dà la possibilità di esportare l'evento sul mio calendario personale, posso scaricare un PDF di riepilogo o anche un promemoria e sempre qualora configurati lato gestore, ricevo anche una mail automatica di conferma della mia prenotazione. Naturalmente all'interno della mail ho tutti i vari dati, compreso questo codice univoco. Dicevo, queste mail automatiche arrivano sì per la conferma della prenotazione, eventualmente si possono configurare anche per l'eliminazione, oppure le possiamo anche configurare come promemoria, quindi magari il giorno prima mandiamo una mail al cittadino come remind, insomma, dell'appuntamento. Torno alla home page e per quanto riguarda la card di gestione della prenotazione non c'è moltissimo da dire, però insomma, faccio presente che utilizzando l'indirizzo mail e il codice della prenotazione il cittadino ha sempre la possibilità di modificare dati accessori, quindi magari non so, ha sbagliato a scrivere il numero della sua carta d'identità, lo può modificare ed eventualmente può anche eliminare la prenotazione. Per l'inserimento e per l'eliminazione potete anche inserire dei preavvisi massimi, quindi magari il cittadino lo può fare fino al giorno prima, non oltre, oppure potrebbe essere insomma anche last minute possibile. Ora passo ad un altro ambiente di demo. Quindi abbiamo visto la prenotazione di servizi a sportello per l'ufficio anagrafe, passo ad un altro ambiente di demo che è stato configurato per la prenotazione di biblioteche e sale lettura per farvi vedere un'altra possibile modalità. Quindi vediamo la struttura è sempre la stessa, clicco su nuova prenotazione, inizia sempre la mia procedura guidata, vado a scegliere il mio servizio, scelgo in questo caso la prenotazione del posto in aula studio. Scelgo la sede, l'aula studio Platone, clicco su avanti, quindi esattamente come abbiamo fatto prima, cambiano solamente i dati. Ho sempre il mio calendarietto con la prima disponibilità, le varie giornate disponibili. Voglio prenotare appunto un posto in aula studio per domani, clicco su 7. A questo punto siamo al passo 3, alla scelta dell'orario, vediamo un po' che la vista è cambiata, perché questa è un'altra modalità. Questa è una modalità a scelta della specifica postazione. È una modalità che viene molto, molto apprezzata, molto gradita dai cittadini, dagli utenti sicuramente. Perché? Perché in questo caso, quindi utilizzata soprattutto per la prenotazione del posto in biblioteca o in aula studio, in questo caso viene fornita ai cittadini proprio la possibilità di scegliere la specifica postazione che vogliono prenotare. Quindi vediamo qua sulle colonne abbiamo tutte le varie postazioni e per ogni postazione abbiamo i vari orari disponibili. Gli slot orari che vediamo in rosso sono slot già occupati e non cliccabili, quelli in bianco invece sono slot ancora disponibili. Cliccando su questo punto di domanda in corrispondenza della singola postazione, abbiamo la possibilità di aprire questo pop-up con delle informazioni relative alla postazione. Quindi molto, molto interessante anche questo. Supponiamo di voler prenotare la postazione 4 alle ore 16, ci clicco sopra, il sistema mi dà ora la possibilità di selezionare la durata del mio appuntamento. Prima abbiamo visto per la prenotazione del rilascio carta d'identità che era stata definita, era stata configurata una durata di 30 minuti, che gli operatori insomma, avranno stimato una durata pari a 30 minuti per quel servizio. Nel caso di prenotazione di posto in biblioteca, piuttosto che della prenotazione anche dell'ingresso in piscina, può essere molto utile dare ai cittadini la possibilità di scegliere la durata dell'appuntamento. Quindi qui io stessa, io cittadino, vado a dire per quanto mi vorrò fermare in aula studio.
ho questo menu a tendina all'interno della quale ho varie opzioni, sono le opzioni che i gestori del comune hanno configurato, quindi posso scegliere per quanto mi voglio fermare. Lasciamo pure 30 minuti, clicco su avanti, a questo punto poi riprende tutto come abbiamo visto prima, quindi ho il form con i miei dati da compilare, cliccando su avanti poi andrò semplicemente a confermare la prenotazione, quindi magari adesso non lo rifaccio perché lo abbiamo già visto prima. Quindi ci sono queste due modalità. All'interno dello stesso ambiente potremo avere magari dei servizi con la modalità scelta della postazione, come in questo caso, e altri servizi con la semplice scelta dell'orario. Quindi ci sono queste due opzioni. Easy Planning, come dicevo prima, offre veramente una serie quasi infinita, oserei dire, di opzioni, di configurazioni. Possiamo, giusto per citarne un'altra, inserire anche un numero massimo di prenotazioni che un cittadino può inserire per un determinato range temporale, quindi magari una prenotazione al giorno, 3 prenotazioni a settimana, e ci sono davvero tantissime opzioni che purtroppo oggi non riusciamo a raccontare visto le tempistiche ristrette. Spero comunque di avervi dato un'infarinatura così e di avervi suscitato qualche curiosità, così magari poi approfondiamo. Ok, detto questo torno un secondo alla mia presentazione PowerPoint prima di passare la parola alla collega e vi mostro questa slide dove ho raccolto alcuni dei nostri clienti, insomma, che utilizzano Easy Planning da diverso tempo. Abbiamo il comune di Udine che lo utilizza il sistema per la gestione degli appuntamenti e degli sportelli, come dicevo per l'accesso ai musei e alle piscine comunali. Abbiamo poi il comune di Cervignano del Friuli, sempre qui in provincia di Udine, che lo utilizza davvero da diversi anni e viene utilizzato soprattutto per la gestione dei palazzetti e delle palestre del comune. E dal 2020 abbiamo i comuni della Valle Seriana e il comune di Mozzo, che lo utilizzano tuttora per la prenotazione dei servizi bibliotecari e del posto in biblioteca. E dallo scorso anno, da un annetto circa, abbiamo anche il comune di Iesi che lo utilizza con molta soddisfazione, e lo dico perché seguo proprio io personalmente i clienti, per la prenotazione di diversi servizi a sportello. Inoltre abbiamo più di 20 atenei italiani che utilizzano il sistema, quindi davvero le utenze che hanno testato e che utilizzano il sistema sono moltissime. E queste appunto sono alcune delle nostre referenze, se poi magari avete anche piacere di confrontarvi con loro, ce lo fate sapere e senza problemi vi diamo i loro contatti e così vi fate un'idea di quella che è la loro esperienza. Bene, io vi ringrazio intanto per l'attenzione e passerei la parola alla collega di Eligo e poi ci risentiamo dopo. Allora, torniamo. Interrompo la condivisione, ok, e passo la parola a Irene. Buongiorno a tutti, anche da parte mia, mi sentite? Chiedo di confermarmi se si senta. Sì, ti sentiamo. Perfetto, allora buongiorno, ripeto, a tutti anche da parte mia, condivido la mia presentazione. Allora, io sono Irene Pugliatti e mi occupo dello sviluppo di processi di voto all'interno degli ambiti comunali, quindi un'altra parte, diciamo, di digitalizzazione dei processi rispetto a quella che coprono i colleghi di Stato, ma rientra tutto un po' nell'ambito della trasformazione digitale che è previsto dal PNRR. Quindi oggi vi mostrerò un po' come e quali sono le potenzialità di uno strumento di voto, di partecipazione, di assemblea elettronico, chi lo utilizza, sempre chiedendovi di immaginare un po' quali sono poi i potenziali casi d'uso nei vari comuni, perché sappiamo che possono essere molto diversi. Allora, anche io vi invito per qualsiasi domanda a scrivere pure le domande in chat, saremo ben
ben felici di approfondire, di rispondervi poi via mail. Comunque in ogni caso alla fine della presentazione vi lascio anche i miei riferimenti. Allora, chiediamo cosa facciamo innanzitutto. Noi ci occupiamo di sviluppare degli strumenti e piattaforme innovative per la partecipazione, quindi diciamo che noi cerchiamo di andare un po' oltre il voto in sé, ma proprio per la partecipazione, quindi digitalizzazione attraverso una tecnologia certificata che garantisca un voto sicuro, legittimo, trasparente e anche compliant con tutta la normativa privacy. Vedremo un po' poi nel dettaglio anche chi ci ha certificato da questo punto di vista, ideazione di processi partecipativi. Per questo dicevo, nell'ambito comunale a volte succede di avere un po' delle esigenze diverse, tante anche differenti dimensionamenti dei comuni. Ecco, noi ideiamo dei processi che possano funzionare in ogni città. Focalizziamo la nostra attenzione su due aspetti fondamentali lato utente. Una, la user experience, quindi l'esperienza d'uso del votante deve essere una esperienza semplice, accessibile, coinvolgente, quindi deve sentirsi parte, deve essere semplice, sì, il proprio voto, la propria partecipazione, ma deve anche sentirsi un po' coinvolto, ed è per questo che è una piattaforma accessibile da qualsiasi device, qualsiasi strumento connesso a internet. E poi non ultimo la sostenibilità, quindi votazioni e processi di assemblea ovviamente svolti con modalità elettronica prevedono già in sé un po' un risparmio dal punto di vista della sostenibilità, sia perché non bisogna spostarsi, sia perché non ci sono le schede cartacee. Però noi andiamo un po' oltre e permettiamo anche di neutralizzare l'impatto di CO2 comunque di una votazione elettronica. Immaginate i server, immaginate indirizzi mail, invio di mail. Ecco, qui tutti questi aspetti comunque utilizzano della CO2, e noi permettiamo ai nostri clienti di neutralizzare anche questo impatto. Quindi questo è un messaggio sicuramente forte anche da dare internamente all'interno del comune, ma poi a tutta la cittadinanza. Noi facciamo questo, ci occupiamo di voto elettronico ormai da 17 anni, quindi nel 2005 nasce la prima piattaforma di voto, nel 2010 viene sviluppata la prima piattaforma in full stack, quindi completamente utilizzabile in modo indipendente dai nostri utenti. Quindi vedremo qualche esempio di comune che gestisce in modo autonomo la sua piattaforma. Ci spostiamo poi nel 2017 con la costruzione di un portale di funzionalità di voto dedicato all'università, ma che ormai si sta sviluppando anche in altri contesti. Nasce poi nel 2019 la parte di voto all'interno di un contesto assembleare, vedremo poi più avanti nei dettagli, ma un contesto che prevede una serie di anche normative, caratteristiche di legge un po' diverse, un po' più evolute. E poi infine la parte di Ego for Game, quindi l'attenzione che vogliamo dare alla sostenibilità e a questo aspetto, alla valorizzazione di questo aspetto. Allora, che cos'è l'Ego in 4 caratteristiche? È una piattaforma di voto assemblea online che è semplice, quindi è web-based, significa che non è necessario scaricare nulla su nessun device, è sufficiente avere un cellulare, un tablet, un PC connesso a internet, ed è talmente semplice che può essere, come vi dicevo, utilizzato in modo autonomo dal cliente, oppure possiamo sviluppare noi un progetto di votazione, quindi gestire a 360 gradi sia l'organizzazione precedente sia proprio la votazione in sé. Quindi sono queste due modalità che ovviamente possono anche nella maggior parte dei casi stanno assieme, nel senso che magari votazioni di tipo un po' più piccolo vengono gestite autonomamente, votazioni di maggior respiro vengono invece veniamo coinvolti direttamente. Completa perché permette la partecipazione in presenza online oppure in presenza e online assieme, quello che noi chiamiamo sistema misto. Questo è fondamentale soprattutto nel contesto attuale in cui sempre di più si va verso la direzione di assemblee o elezioni che possano prevedere sia la partecipazione fisica presso l'assemblea sia il voto da remoto in videoconferenza. Quindi abbiamo sviluppato un'infrastruttura tecnologica che permette di farlo con semplicità, sempre nel rispetto della legge, dei criteri di legge. Con funzionalità avanzate per gestire ogni esigenza di voto, quindi
noi gestiamo procedure di voto di assemblee che sono dai consigli comunali, quindi consigli comunali sia in presenza che online, sia misti, quindi con un numero di partecipanti comunque limitato, ma con esigenze di monitoraggio della presenza, verbalizzazione, quindi una serie di esigenze che portano a comunque anche nel caso di votazioni palesi, quindi che si possono fare con un'alzata di mano per intenderci, comunque il beneficio in termini organizzativi è rilevante dall'utilizzo di una piattaforma di questo tipo. Oltre a ciò, mi sento già di dire, già da subito, che comunque anche l'impatto in termini di costi è comunque molto più ridotto rispetto a strutture, infrastrutture di partecipazione ai voto che conosciamo nell'ambito dei comuni, pulsantieri, eccetera, che comunque hanno un impatto in termini di costo abbastanza importante. Elezioni delle consulte di quartiere, quindi alcuni comuni sviluppano processi di partecipazione della cittadinanza al voto attraverso le consulte di quartiere, il bilancio partecipativo, che è molto importante, quindi molti comuni si avvalgono di Eligo per mettere al voto i progetti che il comune sui quali il comune deve investire e di mettere al voto della cittadinanza. Questo come effetto immediato ha avuto un notevole innalzamento della partecipazione della cittadinanza, che ha apprezzato chiaramente la digitalizzazione e la campagna di comunicazione anche che si può mettere in piedi su un evento di questo tipo. E poi tutta la parte dei referendum comunali, provinciali, regionali o consultazioni di altro tipo. Quindi vedete che è una piattaforma che si può usare in vari modi a seconda del momento dell'anno e dell'esigenza. È personalizzabile, quindi è personalizzabile sia nel processo, questo lo abbiamo detto, ma anche proprio nella grafica, quindi come è anche la piattaforma che ci ha fatto vedere Gloria, tutti gli aspetti più grafici di logo, colori, eccetera, possono essere sicuramente personalizzati per dare un'immagine un po' istituzionale alla piattaforma e poi, come vi dicevo prima, sostenibile. Quindi è uno strumento che permette di digitalizzare una serie di processi sia interni che esterni in modo sostenibile. Questo quindi è anche uno strumento che sicuramente si può valorizzare verso l'esterno e l'interno. Chi lo usa, in questa slide abbiamo un po' rappresentato chi sono i comuni, ma non solo che lo usano, quindi tra i comuni abbiamo il comune di Pistoia, Velate Usmate, Ancona, Avellino, Vimercate, Arezzo, Gorizia, Palermo, che è un comune che lo utilizza per moltissime votazioni al suo interno, e anche la città di Venezia, quindi tutta la città metropolitana di Venezia utilizza Eligo sia per le votazioni sia per le assemblee. Quindi adesso vedremo un po' meglio cosa si intende in Eligo per assemblee e quali funzioni vengono coperte. Poi oltre 300 scuole, quindi per tutte le elezioni, le votazioni all'interno del contesto scolastico viene utilizzato Eligo sia in presenza sia da remoto. Poi abbiamo tutto il mondo universitario, quindi circa il 60% degli atenei italiani utilizza Eligo per le votazioni in assemblee interne. Poi abbiamo le imprese e i fondi e casse previdenziali, quindi grandi imprese che devono svolgere votazioni sindacali, ma non solo, come AstraZeneca, Pfizer, BNP, si rivolgono a noi per gestire come parte terza questi processi. E poi tutto il mondo associativo, delle federazioni, dei consorzi, che è un mondo molto grande, dalla piccola associazione come ABI, che ha l'Associazione Bancaria Italiana, che ha pochi aventi diritto al voto, fino a ANM, Associazione Nazionale Magistrati, che ha moltissimi aventi diritto al voto, così come tutto il mondo Confindustria, quindi tutte le associazioni di Confindustria votano con Eligo, fino al mondo religioso, quindi la Conferenza Episcopale Italiana che vota attraverso Eligo. Quindi questo per dire che veramente abbiamo delle competenze per gestire qualsiasi processo di voto. Queste competenze siamo stati in grado di costruirle in tutti questi anni di esperienza. Passando alla slide successiva, qual è il portafoglio di soluzioni? Allora, parte di voto, quindi votazioni pure, gestite con qualsiasi livello di complessità, per ogni regolamento, statuto, tutte le discipline interne, mantenendo un processo snello e intuitivo. Oppure voto all'interno di un'assemblea, quindi una votazione assembleare che permette quindi la gestione della chat, permette la gestione dello streaming, della videoconferenza, permette la condivisione dei documenti, permette il monitoraggio della presenza, lo vedremo
tra poco nel dettaglio. Quindi è un voto, però all'interno di un contesto assembleare che si svolge all'interno di un'assemblea. E poi il portale. Quindi in caso di organizzazioni complesse in cui le votazioni sono diverse, sono di vario tipo, sono anche di strutture proprio funzionali diverse, allora abbiamo messo a disposizione un portale che permetta di segregare insomma le aree di voto in modo tale che ogni amministratore, ogni area abbia la sua area riservata, ma poi ci sia un amministratore che, come dire, possa tenere sotto controllo tutta la situazione. Tutti e tre a livello di accesso prevediamo di solito l'accesso via direttamente verso i canali del comune stesso, che possono essere lo SPID, che possono essere le credenziali dell'internet del comune, quindi anche dal punto di vista dell'accesso cerchiamo sempre di semplificare l'utilizzo della piattaforma. Allora, mostrando un po' più un esivo di come funziona di fatto il processo di voto, cioè la prima parte è la consegna delle credenziali, che possono essere o stampate per posteggio, o inviate via mail, o inviate via text, o inviate via posta raccomandata, quindi vedete che anche qui a seconda dei casi può essere diverso, oppure, come dicevo, l'accesso via single sign-on, quindi attraverso proprio le credenziali del comune stesso. L'accesso al voto, che può essere semplice oppure può essere con un secondo fattore di autenticazione, per esempio un codice mandato di SMS, come qualsiasi processo di autenticazione anche al conto bancario, per intenderci. Quindi un secondo livello, poi siamo arrivati anche a introdurre altri step di autenticazione che ovviamente rafforzano la procedura dal punto di vista del riconoscimento del votante e chiaramente hanno un impatto negativo in termini di partecipazione, quindi poi lì sono valutazioni che caso per caso vanno fatte, però si accede nella piattaforma, si vedono le schede di voto, insomma impressione, la scheda di voto, si esprime il proprio voto confermandolo 2 volte, quindi con una conferma del voto che si è espresso, dopodiché il voto viene inserito nell'urna digitale. A quel punto il voto e il votante, le due informazioni vengono scisse nel caso di voto segreto, quindi nessuno, né noi, né l'amministratore di sistema, né l'amministratore del comune potrà mai sapere chi ha votato che cosa. Quindi questa è una segregazione totale, le informazioni vengono crittografate e viene apposta anche la firma digitale poi sullo scrutinio. Quindi il processo di voto lato votante è veramente semplicissimo, stiamo parlando di qualche secondo se le schede di voto non sono numerose, questo sia in caso di votazioni palesi sia in caso di votazioni segrete. Nel momento in cui si chiude la votazione, quindi alla fine della votazione, immediatamente in qualche secondo vengono prodotti i report di scrutinio, che sono dei PDF firmati digitalmente con marcatura temporale. Per noi quelli sono i risultati finali della votazione che rappresentano tutti i dati e tutti i risultati che sono stati raccolti durante la votazione. Quindi questo per farvi diciamo, un po' immaginare, toccare con mano come funziona effettivamente una piattaforma di questo tipo. Aggiungo uno step successivo, come funziona in presenza eventualmente. A quel punto c'è un passaggio intermedio che è quello dell'accreditamento, quindi del riconoscimento del soggetto che si presenta al desk di accettazione, e quindi in questo caso le credenziali possono essere consegnate a mano, oppure può anche essere abilitato l'accesso, quindi comunque il soggetto può usare le credenziali che sono arrivate precedentemente, ad esempio via mail. Quindi anche qua cerchiamo sempre di snellire queste procedure per rendere sempre nella massima sicurezza però il processo di voto lineare. Quindi questo per quanto riguarda la votazione. Ci soffermeremo tra poco un pochino di più sull'assemblea, che è quello che magari riguarda un po' più i consigli che ha caratteristiche un pochino diverse. Prima di passare a quello, quindi di focalizzarci sulle caratteristiche dell'assemblea e del voto, una parentesi di minore importanza sulla privacy. Noi poniamo moltissima attenzione alla privacy, siamo stati certificati al garante della privacy in termini di segretezza anonimata del voto, quindi nell'ambito di una procedura di ricorso il garante della privacy ha analizzato proprio la struttura tecnologica di Lido e ha dimostrato che il voto è effettivamente segreto e anonimo e compliance con la normativa GDPR.
Quindi i dati non sono mai esposti in chiaro, non sono trasferiti a terzi e non possono essere trasferiti fuori dall'Italia. Quindi c'è una gestione veramente attenta al tema della privacy, che soprattutto in ambito comunale, soprattutto se si coinvolge la cittadinanza anche a volte di minori, è fondamentale. Piattaforma verificata, come vi ho detto, quindi il garante della privacy in occasione di un svolgimento di una votazione di un'importante cassa ha analizzato Eligo per certificare in qualche modo, esprimere il suo parere rispetto alle misure adottate dalla nostra società in termini di sicurezza e segretezza, così come il Tribunale di Roma si è espresso nello stesso senso, cioè le cautele tecnologiche che affrontiamo sono funzionali effettivamente alla segretezza del. Arrivando un po' nel vivo delle due casi d'uso, chiamiamoli così, delle due piattaforme, allora abbiamo detto dei due voti, un voto puro in una finestra temporale definita, abbiamo la possibilità di sollecitare la partecipazione, abbiamo tutte le tipologie di voto, quindi voto su lista, per liste aperte, liste chiuse e voto su candidati. Non meno importante, gestione della parità di genere, iniziamo a vedere tanti statuti che prevedono la parità di genere, questa viene gestita, così come vengono gestite le deleghe o il voto pesato nel caso si applichi al vostro caso, e poi il bilancio partecipativo, quindi la funzionalità di gestire votazioni su progetti coinvolgendo tutta la cittadinanza. Report di audit, il report di audit serve a tracciare tutte le informazioni che sono state raccolte all'interno della piattaforma nel caso di ricalcoli, eccetera. Ovviamente non è mai possibile neanche con il report di audit incrociare i dati per capire chi ha votato cosa in quale momento. Voto presso il seggio, e poi abbiamo una possibilità anche di un ulteriore livello di crittografia che sblocca, diciamo, lo scrutinio elettronico attraverso un'ulteriore chiave. Poi, come vi dicevo, la firma temporale, la marcatura su ogni nostro report di scrutinio. Andando invece sull'assemblea, quindi un contesto di voto dinamico, innanzitutto viene gestita all'interno di Eligo il tema delle presenze, quindi vengono tracciate e riportate all'interno del report, quindi poi all'interno del verbale. Vengono gestite tutte le tipologie di categorie ospiti, cioè tutti coloro che partecipano non possono votare solo su un punto e non sull'altro, quindi questo alleggerisce moltissimo tutti gli aspetti organizzativi di un'assemblea, anche qua voto palese e voto segreto nella stessa assemblea chiaramente, e qua deleghe e voto pesato nel caso si applichino, gestione degli accrediti, quindi c'è la necessità di avere un momento in cui si apre l'assemblea e le persone possono entrare fino a un dato momento per poi avere diritto al voto, quindi tutte le dinamiche di partecipazione. Si possono proiettare i dati o meno su singolo punto, questo è molto importante per la condivisione dei risultati. Si può votare sempre presso il seggio fisico, quindi ormai le assemblee la maggior parte sono sia un po' di persone sono in presenza, un po' sono online, e poi l'aspetto forse più importante è quello della gestione delle emozioni, cioè la gestione dei punti messi all'ordine del giorno durante l'assemblea in tempo reale. Quindi, a differenza di quello che vi raccontavo prima, in questo caso proprio il voto si muove con l'assemblea, quindi si può inserire un punto, si può individuare una mozione da inserire all'ordine del giorno e quindi votare su quella direttamente online. Quindi anche questo aiuta poi anche nella stesura del verbale. Direi che vi ho detto praticamente, spero di avervi dato un po' un contesto completo e semplice rispetto a che cosa facciamo, quali sono i nostri casi d'uso. Anche nel nostro caso ovviamente vale il ragionamento che se avete necessità, voglia di parlare con qualcuno dei nostri clienti, anche solo per sapere come lo usano effettivamente, siamo sicuramente disponibili a farlo. Spero appunto di essere stata chiara e esaustiva, e per qualsiasi domanda scriveteci pure, ma vi lascio i miei riferimenti che vedete nella slide e il codice QR code, potete scannerizzarlo per aggiungermi direttamente su LinkedIn, anche quello sicuramente può essere uno strumento di comunicazione agevole. Vi ringrazio nuovamente e passo la parola a Gloria per i saluti finali. Grazie Irene per la tua presentazione. Aspetta che mi faccio rivedere. Ok.
Bene, quindi noi abbiamo concluso, speriamo sia stato interessante per voi di avervi offerto qualche spunto su cui riflettere, eventualmente, lo ripeto per l'ennesima volta, noi siamo a disposizione, ci possiamo sentire per approfondire qualsiasi curiosità e vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato e come dicevo all'inizio, tra domani e dopodomani riceverete una mail da parte nostra con il link per accedere alla registrazione di questo webinar. Grazie ancora a tutti e buona giornata. A presto.